In questo video andrò a parlare un po' dell'esperienza che ho avuto in ormai 4 anni nel mondo del lavoro e che quindi ho pensato possa essere utile a qualcuno che ora si vuole affacciare a questo mondo, no? Vuole trovare il suo primo lavoro e che magari si pone molte domande, per poi andare a trattare specificamente ogni lavoro che ho fatto in un video a sé. Ho sempre svolto più percorsi allo stesso momento e appena mi sono diplomato ho trascorso l'estate più bella della mia vita e poi mi sono subito messo alla ricerca di un lavoretto per immergermi nel mondo del lavoro, e mentre iniziavo l'università, nonostante il mio primo lavoretto serio l'abbia trovato solo appena dopo aver finito la maturità, ho sempre lavorato tra virgolette nella mia giovane vita. Da piccolo, che ne so, aiutavo in negozio mia zia, oppure visto che suonavo in banda già da quando avevo circa 17 anni, quello era una specie di lavoro. Ma arriviamo al mio primo lavoretto serio. Ho cercato un po' in giro e ho visto un annuncio su Facebook e c'era questa pizzeria che assumeva fattorini, riders. Non avevo né la patente né il patentino, quindi né la macchina né la moto, ma avevo così tanta voglia di lavorare che mi prestarono una loro bici elettrica per iniziare a lavorare. Consegnavo le pizze per questa pizzeria e l'ho fatto ininterrottamente per più di 2 anni, periodo in cui lavoravo solo il sabato sera, periodo in cui ho lavorato anche tutti i giorni della settimana, ed è stata un'esperienza molto formativa da tanti punti di vista. Approfondirò il lavoro del fattorino, del rider, in un altro video. In questo video vi darò consigli generali per chi vuole trovarsi un primo lavoretto. Allora, innanzitutto fatevi un curriculum, anche se prima del vostro primo lavoro non avrete fatto nessuna o quasi nessuna esperienza lavorativa, ma lo chiedono, anche se sinceramente non è mai quasi servito a niente il curriculum, ma lo chiedono, cioè lo sanno anche loro, le aziende che devono assumerti, che non serve, però lo chiedono. E quindi fatti un curriculum. Ci sono tanti modi online di farsi un curriculum, non sono sicuramente io a perdere tempo qui a cercare di dirti come fare un curriculum. La cosa che tanto fa la differenza nell'essere preso, soprattutto in un lavoretto part time, è come uno si presenta, è l'atteggiamento che ha nei confronti del tuo datore di lavoro, dell'attività che andrai a svolgere, e devi dimostrarti entusiasta, ma se non lo sei, cioè è difficile che tu non sia entusiasta del tuo primo lavoro. Penso che sarei stato entusiasta anche di andare a fare il muratore, pensando che fosse il mio primo lavoro, no? Cioè vado là, faccio delle cose, guadagno dei soldi, è una cosa che eccita, no? Che ti gasa. Però all'inizio non puoi non essere entusiasta e lo devi dimostrare. Una volta trovato questo lavoro, per mantenerlo è molto importante una cosa in cui io pecco un po': la puntualità, la precisione in generale, ma la puntualità. A voi, anche a me, non ci costa niente arrivare 5 minuti prima dell'orario di lavoro e quando abbiamo finito ce ne andiamo. Io facevo sempre, cioè non facevo sempre in ritardo, ma arrivavo sempre giusto. Io dovevo attaccare a lavorare alle 7 di sera, arrivavo alle 7, alle 6:59, alle 7, alle 7:01, cioè andavo sempre di corsa. E a volte ovviamente capitava che facevo ritardo, perché se partivo con un margine di errore già nullo, ovviamente un minimo imprevisto per strada mi faceva fare ritardo, nonostante i miei tentativi di correre invano. E questo vi giuro che conta tanto nel rapporto di fiducia col vostro datore di lavoro. Andate in orario presto, cioè andate al lavoro puntuali, anzi andateci in anticipo, no che ci dovete andare un quarto d'ora di anticipo, un mezz'ora ogni volta, ma quei 5 minuti sono quel che basta. A voi non vi costa niente avviarvi 5 minuti prima da casa, ma un datore di lavoro che vede che voi arrivate 5 minuti prima del vostro orario di inizio, vi giuro che fa tantissimo.
Poi un'altra cosa è la sincerità. Nonostante voi non conosciate il vostro datore di lavoro, non è un vostro parente, non è un vostro amico e non dovete nemmeno farvelo amico, ma dovete creare questo rapporto lavorativo leale, e questo è importante, e ci ho messo un po' a capirlo, ovviamente, perché è stata alla prima esperienza. È normale che sbagli e fai errori per poi correggerti, si spera, cioè uno fa errori per poi correggerli e agire meglio, no? Devi dire sempre la verità, perché se tu non sei leale verso il tuo datore di lavoro, neanche il tuo datore di lavoro sarà leale con te, e questo te lo posso assicurare, perché lui non ci guadagna niente, cioè lui ti sta pagando per svolgere un lavoro e non vuole niente di più, niente di meno. Ovviamente parlo dei rapporti lavorativi soliti, poi se è un tuo caro amico o diventa un tuo caro amico è normale che le cose cambiano, ma un datore di lavoro vuole un rapporto lavorativo semplice, che tu arrivi puntuale, faccia quello che devi fare e sii onesto. Con queste 3 cose tu ti puoi tenere quel lavoro quanto vuoi, a meno di eventuali di particolari esigenze e richieste che non puoi assecondare. Quel lavoro puoi tenertelo veramente quanto vuoi, e poi puoi avere anche delle buone referenze per passare a un altro tipo di lavoro, oppure appunto crescere in ambito lavorativo per poi arrivare al tuo lavoro stabile, al tuo lavoro completo, al tuo lavoro a tempo pieno, che sei pronto. Infatti io non sono mai d'accordo non penso che sia la scelta giusta fare un'università, finire un'università senza aver mai fatto un'esperienza lavorativa e poi cercare lavoro. Cioè, tu a 25 anni che non hai mai lavorato in vita tua, hai solo studiato, anche se, che ne so, se hai sempre preso 30, ti sei laureato con lode, sei sempre stato impeccabile, a meno che di particolari percorsi studiosi e lavorativi che ovviamente necessitano di un certo percorso negli studi, anche se non arriverai mai pronto al tuo primo vero lavoro. Cioè, tu arrivi là e non sai cosa fare, vieni sopraffatto, che tu non hai mai lavorato in vita tua. Dimmi come fai poi da un giorno all'altro a fare 8 ore di lavoro al giorno per 5-6 giorni alla settimana. Cioè, secondo me è infattibile. Magari lo puoi pure superare, ma sicuramente vai in molta difficoltà, e ovviamente è meglio avere delle difficoltà in un lavoro part-time non importante per la tua vita che riscontrare certe difficoltà nel tuo lavoro che speri sia il tuo lavoro della vita, no? E magari devi lasciare quel lavoro che poteva essere un'occasione unica per te, ma hai sbagliato perché è stata la tua prima esperienza lavorativa e ora devi cercarti un altro lavoro. Meglio che sbagli a fare il fattorino, a fare l'imbianchino, a fare il pizzaiolo, e così poi sei pronto a fare il tuo lavoro dei sogni. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, dove vi racconterò in particolare cosa facevo quando lavoravo in pizzeria, sia come fattorino che altro.